Buongiorno a tutti e a tutte, oggi realizzeremo insieme questa casettina. Vi lascio in descrizione il link del cotone utilizzato e iniziamo subito. Partiamo quindi facendo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e andiamo a chiudere con un punto bassissimo nella prima realizzata. Facendo il nostro finto cerchio magico. Adesso andiamo a fare 2 catenelle che ci sostituiranno la prima maglia alta e altre 2 maglie alte dentro al cerchio creato, 2 e 3. Facciamo 2 catenelle per creare un angolo e altre 3 maglie alte sempre dentro al cerchio, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle e 3 maglie alte dentro al cerchio, 2 e 3. Facciamo le ultime 2 catenelle e ci agganciamo con una maglia bassissima nella seconda catenella realizzata. In questo modo abbiamo fatto i nostri primi 3 angoli. 2 catenelle per alzarci e facciamo sopra ogni maglia alta, ripetiamo la maglia alta. Quindi in questo caso abbiamo 3 maglie alte. Poi entriamo nell'angolo e facciamo altre 2 maglie alte, due catenelle e altre 2 maglie alte, tutte dentro allo stesso angolo. Di nuovo 3 maglie alte e dentro l'angolo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte dentro lo stesso angolo. Continuiamo così fino alla fine del giro. 3 maglie alte dentro l'angolo, 2 catenelle e 2 maglie alte. Chiudiamo nella seconda catenella con una maglia bassissima. Ora facciamo una catenella e facciamo 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e ovviamente la prima catenella contava come prima maglia bassa, quindi 5. Dentro quest'angolo qua facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, tutto dentro lo stesso angolo e di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, adesso tagliamo e cambiamo colore. Faccio una maglia bassissima per chiudere. Questo qua lo possiamo tagliare perché tanto lo abbiamo lavorato dentro alle maglie alte mentre facevamo l'avviamento e attacchiamo il filo dell'altro colore. Ok, faccio la mia solina, mi attacco nella prima maglia bassa e faccio 2 catenelle che mi sostituiscono la prima mezza maglia alta. Dopodiché faccio 4 mezze maglie basse, mezze maglie alte, 2, 3,
4, ci troviamo all'inizio dell'angolo, quindi faccio una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa del giro precedente, poi entro in questo spazietto che si è creato fatto di una catenella, questo qua, e faccio una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta dentro quello spazio lì. Dopodiché facciamo mezze maglie alte fino alla fine del giro. Ok. E chiudiamo tagliando il filo con una maglia bassissima. Ora questi fili qua li possiamo nascondere e tagliare. Ok, adesso abbiamo la nostra base, iniziamo a fare il cuoricino. Facciamo 4 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella, sempre facendo il nostro cerchio magico, finto cerchio magico. Facciamo 3 catenelle e una doppia maglia alta dentro al cerchio che abbiamo creato. 3. Dopodiché facciamo 2 maglie alte, tutto dentro lo stesso cerchio. 2 mezze maglie alte, 1, 2, una maglia alta e torniamo indietro, quindi 2 mezze maglie alte, ops, 2 maglie alte, una doppia maglia alta e poi 3 catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella realizzata per avviare il lavoro. Ok, taglio il filo, chiudo con una maglia bassissima, dopodiché questo filo qua che va verso l'alto, per definire ancora meglio il cuore, lo faremo passare, per nasconderlo e per aiutarci, lungo, diciamo, la linea verticale che si crea tra le due gobbe del cuore, in questo modo, vedete? In modo che tirandolo poi rende più acuto l'angolo. Eccoci qua. In questo caso non tagliamo i filetti perché andremo ad usarli per agganciarli alla base. In questo modo partite dentro al buco centrale della casetta, fate passare tutti e due i fili in questo modo, ok? Dopodiché entriamo qua dentro in questo modo, portiamo uno solo dei due fili sull'uncinetto e lo facciamo passare dall'altra parte, in modo da avere questa situazione qua, e facciamo un nodino o due, dipende. Di solito questo tipo di applicazioni non è soggetta a molto stress perché sono più decorazioni, quindi anche se non è una cosa perfettamente sigillata non dovrebbe dare problemi. Eccoci qua. A questo punto potete accorciare
o li tenete lunghi per attaccarlo ad un altro quadrato, che può essere una mattonella, può essere un maglioncino, oppure se li volete tenere qua e magari unirli tra di loro per fare una ghirlanda, li tagliate corti. Ad esempio si potrebbe fare una catenella che parte da qua e poi si aggancia sulla punta in modo da fare una ghirlanda con le casette. Grazie per avermi seguito in questo tutorial, vi ricordo di iscrivervi al canale in modo da non perdervene neanche uno. Vi lascio quindi in descrizione il link con il filato utilizzato e per chi vuole anche il link allo shop del canale, dove potrete trovare alcuni prodotti creati per amanti dell'uncinetto. Grazie e ciao!